In questo video volevo parlare di due fantastici sostantivi composti. Il primo è guastafeste, il secondo è rompiscatole. Questo video è pensato per quelle meravigliose persone che stanno imparando l'italiano come lingua straniera. Se vuoi imparare bene l'italiano e parlarlo come un madrelingua, sei nel posto giusto. Ciao a tutti, io sono Luca e in questo video volevo parlare del sostantivo guastafeste e del sostantivo rompiscatole. Questi sono due sostantivi composti. In che senso composti? Nel senso che questi sostantivi sono il risultato dell'unione di un verbo più un sostantivo. Nel caso di guastafeste abbiamo il verbo guastare, quindi guasta, che viene unito al sostantivo feste, quindi guastafeste. Nel caso di rompiscatole abbiamo l'unione del verbo rompere con il sostantivo scatole, quindi rompiscatole. Prima di parlare del significato di questi due sostantivi volevo precisare due cose. Allora, la prima è che questi sono due sostantivi, quindi ci tengo a sottolineare questa cosa, che noi non possiamo dire è guastafeste, dobbiamo dire è un guastafeste. Allo stesso modo non possiamo dire è rompiscatole, dobbiamo dire è un rompiscatole. Quindi ci tengo a sottolineare il fatto che questi sono sostantivi e non aggettivi. La seconda cosa che volevo sottolineare è che questi sostantivi sono invariabili. In che senso? Che rimangono uguali al femminile e al plurale. Cioè, in altre parole, non è che c'è una forma per il maschile, una forma per il femminile, oppure una forma per il singolare, una forma per il plurale. I sostantivi rimangono sempre e comunque guastafeste e rompiscatole. L'unica cosa che cambia, evidentemente, è l'articolo. Quindi nel caso di un soggetto maschile singolare diremo un guastafeste. Nel caso di un soggetto femminile diremo una guastafeste. Al plurale avremo dei guastafeste e delle guastafeste. Quindi non è che al femminile diremo guastafesta oppure al plurale diremo guastafesti, è sempre guastafeste. Quindi la seconda parte del sostantivo è feste al plurale. Lo stesso discorso vale per il sostantivo rompiscatole, anche questo sostantivo è invariabile e avremo un rompiscatole, una rompiscatole, dei rompiscatole, delle rompiscatole. Quindi, come vedete, cambia soltanto l'articolo. Evidentemente poi, se questi sostantivi sono preceduti da degli aggettivi, gli aggettivi dovranno concordare. Quindi, se il soggetto è maschile singolare, l'aggettivo che precede questa parola dovrà essere maschile singolare e così via. Per esempio avremo questo guastafeste, questa guastafeste, questi guastafeste, queste guastafeste. Stesso discorso che ho fatto per gli articoli. Ma cerchiamo di capire cosa significano questi sostantivi. Partiamo da guastafeste. Allora, il significato di questo sostantivo è evidentemente collegato al verbo guastare e al sostantivo feste, cioè un guastafeste è una persona che guasta le feste. Probabilmente non conoscete il verbo guastare. Guastare è una variante di rompere, rovinare, cioè a seconda dei casi guastare può significare rompere oppure rovinare. In questo caso, nel caso delle feste, rovinare le feste, rovinare una festa. Quindi un guastafeste in senso stretto è una persona che rovina una festa. Per esempio, facciamo finta che ci siano delle persone che stanno festeggiando, stanno ascoltando della musica, poi a un certo punto arriva uno, non so, un vicino di casa e dice a queste persone che stanno facendo troppo rumore, che non possono ascoltare la musica. Ecco, questa persona potrebbe essere definita dalle persone che stavano festeggiando come un guastafeste. Perché? Perché
ha rovinato la loro festa. Cioè la festa stava andando bene, poi è arrivata questa persona dicendo non potete sentire la musica, non potete ascoltare la musica e la festa è stata rovinata. Ah, hai ragione, me ne stavo quasi dimenticando. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ecco, sì, ho fatto l'esempio del guastafeste che arriva e dice non potete ascoltare la musica, no? Però chiaramente una persona può guastare la festa in altri modi. Per esempio, potrebbe guastare una festa iniziando a fare dei discorsi inopportuni che rovinano l'atmosfera. Per esempio, se durante una festa una persona inizia a parlare di cose inopportune, inappropriate, che rovinano l'atmosfera, possiamo dire che questa persona è un guastafeste, cioè magari alla festa c'è un'atmosfera diciamo gioiosa, scherzosa, almeno si spera, ecco poi arriva questa persona e inizia magari a far litigare due persone, iniziano a parlare di cose di cui non avrebbe dovuto parlare, ecco possiamo dire che questa persona è un guastafeste. Ecco, diciamo questo è quello che significa guastafeste in senso stretto, cioè una persona che va da altre persone che stanno festeggiando e rovina la loro festa. Poi in senso lato un guastafeste è una persona che se vede qualcuno contento, felice, va lì e per così dire rovina la felicità di questa persona, cioè il guastafeste vede gli altri felici, va da queste persone e dice qualcosa che improvvisamente riduce la felicità di queste persone. Cioè immaginiamoci che ci sia una persona contenta, felice, gioiosa perché ha ottenuto un determinato risultato oppure felice per altri motivi, no? Parla con un suo amico o una sua amica e questo suo amico o sua amica inizia a dire però in realtà questo risultato non è che sia così tanto positivo, oppure però in realtà a ben guardare non è che ci sia tanto da festeggiare. Cosa sta facendo questa persona? Sta dicendo delle cose che di fatto riducono o sminuiscono la gioia di quella persona. E quindi possiamo dire che sta facendo il guastafeste. E volendo quella persona gli potrebbe dire ho capito, però adesso non fare il guastafeste. Che significa? Significa ho capito, però scusa, adesso vedi che sono contento, non venire a dirmi queste cose che distruggono la mia felicità. Quindi ecco, diciamo che si può dire sia essere un guastafeste, quindi una qualità costante della persona, sia fare il guastafeste, cioè in un determinato momento una persona dice determinate cose che hanno l'effetto di sminuire la gioia, la felicità degli altri. Sicuramente conoscete persone di questo tipo, no? Che se vedono che siete contente vengono lì e vi dicono apposta, cioè intenzionalmente qualcosa che vi fa improvvisamente essere tristi. Queste sono definite guastafeste. Poi la parola guastafeste può essere usata anche in modo leggermente diverso, cioè in riferimento a una persona che non è che sminuisce la felicità di altre persone, ma di fatto rovina i progetti di altre persone. Per esempio, se voi avete un progetto, c'è una persona che appositamente, intenzionalmente vi impedisce di realizzare questo progetto, voi potete dire che questa persona fa il guastafeste, cioè vi rovina metaforicamente la festa. In questo caso non è una festa, sarebbe un progetto, però l'idea è la stessa. Ma passiamo all'altro sostantivo, rompiscatole. Allora, vi premetto che il sostantivo rompiscatole ha diverse varianti. Questa è la variante meno volgare. Poi c'è rompiballe, poi c'è rompipalle e qui il livello di volgarità inizia a salire e poi ci sono altre varianti più volgari di cui non parlerò perché sono un signore. Però diciamo che ci potete arrivare da soli, no? Alla fine per ottenere le varianti più volgari basta sostituire la parola palle con altre parole più volgari. Diciamo che la variante rompiscatole non offende nessuno, anzi è quasi una variante, diciamo,
bambinesca, nel senso che ormai non la usa neanche più nessuno. Un tempo veniva usata questa variante, oggi molti dicono rompiballe, ma diciamo che la maggior parte delle persone dice senza problemi rompipalle. Ok, se voi andate a vedere sul dizionario vi dice che questa variante sarebbe volgare, ma diciamo che oggi non si offende più nessuno perché ci sono varianti molto più volgari, quindi secondo me se dite rompipalle non è tanto grave. Se proprio volete essere meno volgari, potete sempre dire rompiballe. In questo caso la parola è meno trasparente. Nel video parlo di rompiscatole, ma le considerazioni che faccio valgono per tutte le varianti. Allora, il fatto è che in italiano c'è un'espressione idiomatica che è rompere le scatole a qualcuno, che vuol dire fondamentalmente dare fastidio a qualcuno, ovvero fare qualcosa che dà fastidio a questa persona, in particolare se questa cosa viene fatta in modo insistente. Quindi una persona che rompe le scatole è una persona che infastidisce, che crea fastidio, che fa qualcosa che a noi dà fastidio. Come dicevo, questa è solo una variante, rompere le scatole, poi c'è la variante rompere le balle, rompere le palle, eccetera, eccetera, varianti più volgari. Quindi in sostanza rompere le scatole vuol dire disturbare, creare fastidio, infastidire, chiedere qualcosa in modo insistente, seccare qualcuno. Non so se conoscete il verbo seccare, ecco. Il verbo seccare può essere usato in senso figurato per dire, per l'appunto, dare fastidio a qualcuno. E infatti in italiano c'è il sostantivo seccatore. Chi è un seccatore? È una persona che dà fastidio. Cosa intendo per dare fastidio? Intendo per esempio una persona vi ha chiesto una cosa una volta, voi avete risposto dicendo di no, questa persona poi dopo ve la chiede di nuovo, voi gli rispondete di nuovo di no, la persona ve la chiede nuovamente, voi le rispondete di nuovo di no, ecco, questa persona vi sta dando fastidio. Quindi una persona che rompe le scatole viene definita un rompiscatole. Quindi se io dico che Luigi è un rompiscatole, voglio dire che Luigi è una persona che dà fastidio. Ecco, spero che sia chiaro il significato della parola rompiscatole. Come dicevo, ricordatevi che questi sono sostantivi invariabili, quindi singolare rompiscatole, al femminile singolare sarà una rompiscatole, quindi dovrò dire Martina è una rompiscatole, al plurale sarà sempre rompiscatole, quindi Luigi e Marco sono dei rompiscatole, Daniela e Elisa sono delle rompiscatole. Qui in alto magari vi metto il link della playlist con altre parole simpatiche che forse non conoscete, ma che dovete assolutamente imparare se volete parlare l'italiano come un madrelingua. Mi raccomando, date un'occhiata a questa playlist.